Ciao a tutti amici e niente, oggi voi non lo vedete ma qui con me c'è Antonello, un amico caro che è venuto a trovarmi a casa nel mio nuovo studio ancora in allestimento, quindi perdonate, mia moglie non deve vedere questo video, perdonate il casino, adesso ancora devo aggiustare, ma insomma mi sto ambientando e niente, quindi insomma abbiamo mangiato qualcosa insieme e mi ha portato l'RD88 che molti di voi mi hanno chiesto di provare a suonare, insomma io l'avevo già provato perché sono andato dalla Key Music e l'ho provato e mi è piaciuto. Allora vi dico le prime cose che mi sono piaciute. La prima cosa che mi è piaciuta è stata la tastiera, che è bellissima. Partiamo dal presupposto che stiamo parlando di uno strumento che sta intorno ai 1.000 euro, quindi questa cosa qui deve essere fondamentale da qui in poi, nel senso che è il fondamento di tutta la questione. Cioè, per 1.000 euro avete una tastiera assolutamente validissima, bella, espressiva, si pronuncia bene, classico stile Roland, bella piantata per terra, tutto a posto. Suoni di piano sono derivati, diciamo, dai modelli più dalle ammiraglie, però non, qui non stiamo parlando della serie RD2000, quindi V piano, stiamo parlando di campionamenti, ma comunque la qualità assolutamente non manca. E l'altra cosa che mi ha strabiliato completamente sono state le casse, gli speaker, nel senso che io adesso chiaramente qui voi non li sentite, ma in realtà se alzo il volume adesso dalle sue casse, adesso sentite da qui, esce il suono in modo veramente aperto, bello, al di là del volume che è impressionante, ma è proprio anche la qualità generica, anche perché appunto è fatto anche così, è un po' alto perché ha questa risonanza, questa cassa sotto, cioè insomma è fatto in modo da avere di fare un po' l'effetto che fanno alcuni pianoforti di quelli da casa, che hanno comunque volume, hanno intensità sonora, e poi è brillante, è bello, e poi l'hanno fatto in modo intelligente, nel senso che suonano bene anche i synth, cioè non è una roba pianistica, no? È difficile fare una cosa che suoni bene, dove suoni bene tutto, invece qua suonano bene anche i synth, le casse sono proprio belle. Comunque vabbè, a parte questo esplorerei un po' i suoni, ce ne sono un po', bright, mellow, chiaramente questo è un po' più scuro, poi ci sono altri, il Concert Grand 2, questo jazz, c'è una bella presenza questo qua. Molto bello, questo. Insomma, suonano e hanno
percussione dinamica, anche il rapporto fra le note, mi sembra che non manchi niente. Ora è chiaro che non possiamo pensare di avere lo stesso risultato che si ha con uno strumento che costa il doppio o il triplo, però come sappiamo in questo periodo è tutto abbastanza confuso, non è che ci siano le regole, sono un po' saltate, no? Quindi a volte magari esce fuori una roba che ha il suo... Poi chiaramente, vabbè, come sto dicendo negli ultimi video che sto facendo, spesso mi viene imputato il fatto di essere buono, cioè di trattarle tutte bene, ma insomma per 1.000 euro secondo me quello che fa questa tastiera, adesso lo vedremo insieme, è tantissimo, come tantissimi altri prodotti. Cioè, nel senso che li avessero fatti quando avevo 15 anni io, mi sarei tirato dalla finestra. E quindi, insomma, vabbè, comunque. Poi si può discutere come suonano, l'impatto sul palco, le cose, però, insomma, vediamo, cioè, nel senso, all'inizio avete sentito quel pezzo, la resa c'è, l'impasto tra i suoni c'è, insomma, suonava bene insieme ad altre cose, c'era un basso, c'era una batteria vera suonata, poi vabbè era un groove, però insomma mi sembrava che fosse bello l'impasto che si creava. Ora, ripeto, pianoforti ce ne sono tanti, con un sacco di possibilità, insieme agli EP chiaramente. Classico stile Roland, ci sono queste cose... Vedete che è largo il suono, no? Non si ferma lì. Questi sono dei grandi classici, ma al di là di queste cose che qui si può lavorare bene, fare split, dual, lavorare sull'equalizzazione, gli effetti, ci sono anche dei controlli a vista, a mano, diciamo, pronti via. Prima, mentre stavamo facendo il pezzo di prima, ho detto mi piacerebbe fare un solo col synth. Antonello mi diceva guarda, ci sono le scene, vai direttamente sulle scene a vedere, preparate magari con un paio di suoni uniti, così, con già i controlli predisposti in modo che siano carini da usare, insomma tutta una serie di cose che devo dire, insomma c'è uno studio dietro, una cosa fatta con tutto l'amore che serve, insomma. I suoni sono tantissimi, ci sono anche queste cose, infatti, appunto, come dicevo. Sentite un po' di... con un synth sotto. Belli, cioè. C'è un po' di Vangelis che gira qua. Poi arrivano i piani, questo è il piano del JD 800 piano, proprio. Cioè, questo è proprio quelle robe lì. Power piano, vabbè, insomma, c'è tutto anche così, diciamo, lo storico Roland ripercorso. Piani elettrici. Io prima ho usato questo. Sa che ho saturato. Non c'è niente, cioè non c'è nessun effetto che aiuta. Che aiuti, parlare l'italiano. C'è un... Poi andando avanti cominciano a esserci quelli un po' di effetto che chiaramente funzionano subito meglio, ma chiaramente. Però sentite che non manca niente, insomma, no? Tutto credibile. Sono belli.
Qui c'era il key-off bello aggressivo. Sentite. Bello. Gli effetti sono carini. Dico carini perché non sono belli, lo dico perché comunque l'effetto finale, no, in cuffia così, è quello comunque, diciamo, relativo a uno strumento di fascia, diciamo, economica, ma che ti fa strabuzzare gli occhi, diciamo, perché dici, caspita, non me l'aspettavo, ecco. Però ricordiamoci che costa 1.000 euro, quindi se qualcuno dovesse dire, sì, no, ma l'ho provato, ma suona, non fa... Beh, insomma, ho capito, ma costa 1.000 euro, nel senso... È piaciuto il personaggio? Suona, non fa quello lì. C'è quello lì, nei negozi, lo trovate. Ah, questa qua che fa schifo. Vabbè, allora falla a te. Comunque. Non perché non si possa criticare, attenzione, ma perché per criticare secondo me bisogna sempre contestualizzare. Perché non è, la critica fine a se stessa non ha molto senso, questo lo sappiamo, no? Chiaro che ci sono stati dei casi, e parlo di casa Roland per esempio, negli ultimi tempi dove fai uscire una tastiera che costa 4.000 euro e dentro ancora non ci hai messo i suoni, magari alla meglio se aspettavi 2 mesi per dirne una, però poi magari mi tiri fuori una roba così che è un gioiellino, no? Bello, bello, molto bello. Bello. È molto espressiva la tastiera, risponde molto bene alla dinamica e quindi c'è un bel viaggio, eh. Ci sono tantissimi suoni. Bello questo. Molto bello questo. Poi ricordiamoci che chiaramente tutti i suoni hanno un pochino di... Ecco, poi una cosa importante che mi stavo dimenticando di dire è che chiaramente tornando al pianoforte, diciamo quello di base, così, che ce lo possiamo, diciamo, apparecchiare la media, in alto gli acuti, qui c'è a vista, abbiamo tutto, possiamo scegliere un po' come se vogliamo dare, no, un pochino di spingere un pochino sull'acceleratore, si può fare, poi si può usare o non usare, c'è il compressore, esatto. Ho rifatto sta cosa qua perché comunque farvi sentire un po' l'aggressività. Era per dire che comunque abbiamo a disposizione un sacco di opportunità subito veloci. Poi c'è un ingresso di linea e microfonico che può essere usato e c'è a sé stante proprio un settaggio del microfono. Quindi buttiamo dentro un microfono, possiamo decidere il livello, possiamo decidere un sacco di cose. C'è un'attenuazione, ci sono varie ed eventuali che possono servire per prendere un microfono, cantarci dentro, quello che cantiamo, compreso di effetti e tutto il resto, esce dalle casse. Quindi, nel senso, dalla festa di Natale fino alla serata piano e voce, insomma, è una roba da considerare, eh? Non pesa niente, oddio, insomma, un po' pesa, ma c'è dentro anche le casse, cioè ti porti dietro l'impianto. Ora è chiaro che non puoi fare la sala della cosa, non vai alla Carnegie Hall da solo con questo qua, però
fai del buono, insomma, no? E suona bene. Abbiamo detto piani elettrici ce n'è 1 miliardo. Tra l'altro quando cambiate la categoria rimane dove era, cioè non parte da capo come le vecchie robe che se per caso eri arrivato al 132 tornavi indietro, ritornavi lì era l'1. Però vabbè, tutti gli FM sono molto belli. E hanno un bel suono, tra l'altro, ripeto, queste sono le sue casse, sono veramente incredibili, cioè suonano proprio bene 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 tanto. Comunque vabbè, ce n'è tantissimi. Sono tutti, questi sono quelli classici tipo RD1000. Sono belli. Poi raga, è chiaro, non lo so quanto ce la possa fare questo strumento in mezzo a una band, questo non lo so, bisognerebbe provare. Antonello mi ha detto che si è trovato bene, nel senso che lui è amante Roland da anni, cioè nel senso, quindi conosce il sound e ce la fa. Insomma, non è una cosa che torni a casa e dici vabbè, lo uso per far divertire le bambine, non so come dire, cioè nel senso è una roba con cui si può andare a suonare. Aspettate, adesso arriviamo anche poi anche alla parte quella. Cioè, c'è è bello, è divertente, non c'è niente da fare. Clavinet di tutto il mondo, fatti in tutti i modi, dei layer, super synth. Sono anche ispiranti perché molte idee sono partite. C'è un sacco di roba, ragazzi. Senti che bello anche. Bellissimo. Belli tra l'altro. Vibrafoni, c'è di tutto. Mallet di tutti i tipi, chiaramente. Poi campanelli Roland, ce n'è a bizzeffe. Organi. Da quello che ho capito qui c'è qualcosa di estrazione VK che ora non so fino a che punto si possa interagire con l'Hammond, dove si possa arrivare. A sentirli così sembrano dei preset di un clone, però non lo so. Poi qualcuno di voi magari mi darà una mano da questo punto di vista. Qui vedo anche dei settaggi di drawbars. Sì, ho capito, lavora un po' come lavoravano i vecchi Roland, tipo gli RD, quelle cose lì, dove hai un po' di possibilità, ma chiaramente non. Però vabbè, insomma, questo. La pasta generale, diciamo che è utilizzabile. Poi abbiamo quello del D50 che
chiaramente non è un Hammond, non è un organo, ma sono quei suoni che poi suonano meglio dei cloni Hammond. No, scherzo. Questo è col basso sotto. Vabbè, comunque diciamo che da uno stage piano non ci si aspetta mai molto dal punto di vista organistico, bisogna un po' accontentarsi. E qui non mi sembra ci siano problemi. Ce ne saranno 1 miliardo, chiaramente. Belli. Con un po' di synth dentro, sono bellissimi. Bello. Molto bello anche questo. Belli. Sono tutti bellissimi, ragazzi. Anche queste cose orchestrali hanno una bella pasta, morbida, è tutto morbido. Tremoli, di tutto. E poi quelli synth. E qui e questi sono bellissimi, comunque, sono veramente belli. Questi sono tutti bellissimi. Cioè, nel senso, allora, sono dei classiconi di Roland. Però la pasta è bella. Il risultato mi sembra ottimo. Che è bello questo. Ecco, il discorso è appunto, questo è uno stage piano, ma cioè, da qua in poi, praticamente, cioè, tra la quantità di sintetizzatori storici presi dagli storici Roland, quindi Juno, quindi Super JX e tutto il resto, piuttosto che quelli così di estrazione, di sintesi ancora più vintage, nel senso è un'infinità di roba, no? Questo per tutte le categorie, che per un po' di strings machine, anche di cose che comunque sono belle, anche si possono usare anche per produrre delle cose, no? C'è un sacco di roba. Poi ci sono tutti i pad e lì a lei, cioè Roland. E anche qui 1 miliardo. Poi c'è un aspetto di queste cose Roland economiche, anche il
il VR730, che lì è bello perché ci sono i drawbars che possono funzionare come diciamo controlli per il sintetizzatore, quindi ADSR, insomma attacco decay release sustain eccetera, e anche per la resonance, il cutoff, tutto il resto ce li avete lì a portata di mano. E lì per esempio i synth sono proprio anche lì lo storico Roland classico con tutti, non c'è niente da fare. Loro ne hanno fatte tante di tastiere che hanno fatto storia, quindi ti ritrovi anche in un mondo un po' 80s, diciamo, di proprio discografico ben preciso che riconosci, ed è un piacere perché sono belle quelle cose lì. Bella. Poi cambi suono, il suono rimane. Ragazzi, qui ci sarebbe da stare qua. Sarebbe da stare qua un 70 anni, nel senso che sono tutti belli. Chitarre. C'è di tutto, ce ne saranno anche qui un 7 miliardi. Allè. Ce n'è per tutti i gusti, bassi di tutti i generi, poi ci saranno anche tutti, esatto, tutti i bassi synth del mondo. Qui ragazzi del 101, poi ne hanno fatti troppi di synth loro, quindi tutte queste cose, i brass, dalle sezioni quelle a campionamento fino poi alla parte che interessa di più a me, che è quella chiaramente di queste cose che vabbè, arrivederci. Bellissime. Sembra. E poi i synth dopo pure. E anche qui già pronti, già belli. Da non sottovalutare perché sono tantissimi. Anche particolari. Sentite, cambio suono, rimane quello di prima, non lo so, meglio di così anche live, non lo so. Bellissimi tutti. Cioè, tutti bellissimi, dipende, chiaramente non è che. Cioè, belli nel senso che una tastiera di questo tipo, uno stage piano di questo prezzo, abbia questa tastiera, tutti questi suoni, queste casse e tutto il resto, insomma, secondo me è un ottimo coltellino svizzero per un certo tipo di genere.
Poi chiaramente entrando nel menu abbiamo l'opportunità, quella classica del sistema operativo Roland sui synth, che siccome sono belli viene voglia anche magari di lavorarci sopra. Abbiamo cut-off e resonance a portata di mano, attacco, decay, release. Abbiamo, diciamo così, la base per lavorare sui suoni a livello proprio così anche di modifica ce li abbiamo, ecco, questo è importante perché insomma uno può lavorare anche un pochino più nel profondo e non lavorare solamente su quello che c'è. Come dico sempre quando si tratta di Roland, prima o poi ci passi, cioè nel senso che c'è talmente tanta roba che prima o poi quello che stai cercando più o meno, però se vuoi dargli una giustatina si può fare. Tra l'altro mi diceva Antonello che qui c'è anche la possibilità di controllare main stage piuttosto che Logic in questo caso. Ci sono una serie di possibilità veramente da macchina superiore, insomma da livello superiore. Gli others, qui si entra nel sound design magari invece un po' più cambio suono, non succede niente. Posso fare dei viaggi assurdi perché rimane quell'altro di prima, insomma, cioè ci si può lavorare veramente bene. Speaker aperti, speaker chiusi, qui possiamo aprirli e chiuderli direttamente da qua, fermare il pannello. Non lo so, torno al pianoforte giusto perché è 88 tasti e quindi viene spontaneo, diciamo, utilizzare questo, però poi si sa, quando si entra nella questione del pianoforte è talmente una questione di gusti, cioè nel senso di tutto quello che abbiamo sentito il pianoforte è l'unico che mi viene da dirvi raga non lo so, perché lì uno mi dice no io non ce la faccio, Roland non ce la faccio, ci sono quelli che ti dicono no, Kurzweil non ce la faccio, quelli Yamaha ma non esiste, quindi come fai? Cioè nel senso c'è quello che invece incontri ti dice no io Yamaha ho suonato Yamaha da quando sono alto così non cambierò mai, e come fai? Quindi io non me la sento, nel senso io cerco di amarli tutti, nel senso che cerco di affezionarmi a tutti, però anch'io chiaramente ho nella testa un suono che mi piace, no? Poi come ripeto sempre, cerco di stare nel mezzo fra quello che è il suono che mi piace e il suono che serve in un certo contesto professionale e compagnia. Devo dire che sono sempre stato nel mezzo, nel senso che a volte ho anche utilizzato dei suoni di piano che magari non erano idonei veramente al contesto, però insomma bisogna anche gustare un po', no? Perché poi gustando si suona meglio, insomma ci vuole il compromesso. Però a volte magari si suona in una band dove un certo tipo di suono non c'entra niente. Dall'altra parte però ci sono strumenti molto molto più come dire più versatili di altri, perché magari ci si può lavorare facilmente, hanno più suoni, più possibilità, però anche lì comunque il loro suono ce l'hanno, no? Nord per esempio ha 1000 pianoforti, sono tutti diversi, però ha un suo suono comunque alla fine, no? Quindi è una questione proprio così di brand, ognuno sceglie il suo. Quindi ragazzi, io più che farvelo sentire come ho fatto all'inizio non posso fare. Quello che vi posso dire è che sentito così in cuffia sicuramente non stiamo parlando del top di gamma, ma comunque stiamo parlando di pianoforte di tutto rispetto che può fare benissimo il suo mestiere. Ripeto, poi dalle casse è strepitoso, queste casse sono strepitose. Quindi io ringrazio Antonello che è venuto qua, a parte che la bella serata passata insieme che è la cosa più importante.
Ringrazio, diciamo, tutti voi che come sempre commentate, quindi mi raccomando iscrivetevi se vi piace quello che faccio, commentate, andate sul sito www.maxkeys.com e qui devo fare una piccola parentesi perché Antonello, che oltre ad essere quello che mi ha portato alla Radio 88, è quello che praticamente ha fatto il mio sito, nel senso, cioè, l'abbiamo fatto insieme, ne abbiamo parlato insieme, abbiamo discusso insieme di tante cose, però diciamo che nella pratica, quella più tecnica del termine, quella creativa è insieme, ma quella tecnica io proprio lì so fare poco, avevo un sito fatto con quelle robe che si trovano online, così un po', ha raffazzonato, lui mi ha detto, vabbè, se facciamo una cosa fatta bene, perché è il suo mestiere. E infatti, insomma, adesso ho un sito che quando lo apro dico, caspita, così si fa. Ma non per fargli pubblicità, è bello veramente. Poi la cosa assurda è che quando abbiamo detto ti faccio il sito, eravamo, mi ricordo, ero con Daniele Moretto, il mio amico trombettista, eravamo per strada, mi fa, guarda, ho pensato, ti mando un esempio. Ma tipo in 5 minuti mi è arrivato l'esempio con la clip di me che suonavo, ho detto, ma dove è andato a prendere tutto sto materiale? E l'aveva preso online. Cioè, parte la pubblicità che si fa a un amico, è proprio, era una figata veramente, quindi insomma lo devo ringraziare per questo. E niente, poi quindi andate a vederlo www.maxkeys.com, lì ci sono anche tutte le mie canzoni, le mie cose, i miei dischi, il disco, l'ultimo che ho fatto, che voglio dire, questo nuovo viaggio da cantautore che sto facendo. Ci sono i pezzi, c'è tutto, i video, i libri che ho scritto in passato, c'è un sacco di roba, insomma, tutto il mio mondo, quindi mi fa piacere se vi fate un giro. Iscrivetevi al canale, l'ho già detto, e basta. Roland RD88, secondo me, veramente un affarone, quindi basta, che dire. Grazie a tutti, vi saluto, grazie Antonello, ciao ciao.